Dopo gli straordinari esordi nel campo degli allestimenti e i lavori firmati in collaborazione, il primo edificio che Franco Albini progetta e realizza autonomamente è la Villa Pestarini in piazza Tripoli a Milano, terminata nel 1938. La casa è impostata su una pianta rettangolare, ripetuta su 2 piani fuori terra, e si affaccia sulla strada con una grande parete intonacata di bianco, sulla quale sono impaginati perfettamente a filo il rettangolo in vetrocemento, i tagli orizzontali delle finestre e il basamento rivestito in lastre di beola. Mentre il fronte sul giardino è scandito da 5 aperture modulari, che a livello superiore sono unite da un ballatoio inquadrato da un telaio in legno tinteggiato in rosa e pannelli di rete metallica di colore verde. Nella Villa Pestarini la lirica albiniana è tutta concentrata nelle intime scenografie domestiche. Il candido ambiente di soggiorno aperto verso il giardino è definito dalla scala a rampa unica, posta sullo sfondo della parete in vetrocemento affacciata verso la strada, e da una serie di oggetti che lo contrappuntano con accese tonalità cromatiche. Dopo il suo completamento, la villa è presentata sulle pagine di Casabella nel numero di ottobre 1939 in un lungo articolo firmato da Giuseppe Pagano, che così commenta l'opera del più giovane collega milanese. Anche se ogni realizzazione plastica è in diretta dipendenza da considerazioni utilitarie, anche se tutto il gioco dei volumi, dei colori e delle luci è razionalmente motivato da argomenti apparentemente estranei alle necessità dello spirito, in Franco Albini queste necessità utilitarie si trasfigurano, si sublimano, si sottilizzano in rapporti lirici e in vibrazioni poetiche dove la stessa scarna e nitida soluzione utilitaria ottiene nella originale elementarietà dell'essenziale il suo più alto sigillo artistico. Quello che il borghese viziato dall'estetica del salotto buono giudica come ambiente da clinica diventa per noi, come per Franco Albini, ricerca di purezza, amore di sincerità e di schiettezza, liberazione da ogni pleonasmo, da ogni banalità, da ogni convenzionalismo. La spettacolare spazialità albiniana, così ben descritta da Pagano, tocca il suo vertice, sempre a Milano, nel nuovo appartamento che Franco Albini progetta per sé e per la sua famiglia nel 1940 all'interno del palazzo costruito da Gio Ponti in via De Togni, poco distante dallo studio di via Panizza. In questa casa la realtà della vita quotidiana procede tra oggetti nuovi e antichi, disposti abilmente lungo la sezione verticale della stanza. Nel soggiorno troviamo, collocati ad altezze diverse, 2 quadri settecenteschi appoggiati schiena a schiena e sospesi su un'asta metallica verniciata di bianco, l'apparecchio radio compresso tra 2 lastre di cristallo con le parti meccaniche a vista, le poltrone in legno di castagno ricoperte di tessuto azzurro e soprattutto i libri, che sembrano galleggiare nello spazio sui ripiani in vetro temperato della libreria Veliero, fissati da tiranti d'acciaio e da 2 pennoni diagonali in frassino. E nella camera da letto sono ancora 2 aste metalliche bianche puntate sul pavimento e il soffitto a reggere i quadri e il mobile toeletta con gli specchi girevoli. Albini così porge nel vuoto dei suoi spazi atmosferici gli oggetti e li esibisce insieme all'esilissima gabbia costruttiva. Intanto la guerra è cominciata e alla 7ª Triennale di Milano, aperta nel 1940 in un clima di roventi polemiche, Albini progetta l'ambiente della stanza di soggiorno in una villa, in cui è il richiamo alla natura a delineare i caratteri dello spazio, attraverso la mediazione di cromatismi che ne accentuano la visione impressionista. Anche in questo caso Albini porge all'abitante della sua stanza una serie di oggetti a differenti altezze. A terra
il prato fiorito protetto dalle lastre di cristallo e i pavimenti di beola grigia e di larice con il tappeto rosso e progressivamente, dal basso verso l'alto, il tavolo mosaico di Del Bon, la scultura in cemento di Gianni Mucchi, le poltrone in legno, le stesse della sua casa, che anticipano la produzione della Fiorenza nel dopoguerra, le due altalene a righe bianche e azzurre e la voliera, l'albero e infine le scale appese a fili. Contemporaneamente, per il restauro e l'arredamento della Villa Neufer ad Ispra, una vecchia casa sulle rive del Lago Maggiore, Albini disegna una serie di ambienti unici divisi da pareti colorate aperte sui lati, in cui trovano posto due grandi stufe di ceramica e vi aggiunge un elemento architettonico nuovo, lo spazio occupato dalla scala, la cui centralità è chiaramente riconoscibile nelle planimetrie dei progetti residenziali del dopoguerra. All'interno, infatti, il vano d'ingresso accoglie una grande scala elicoidale, con i gradini in noce e il corrimano in legno laccato di rosso, appesa con bulloni d'ottone a un fitto reticolo di tondini d'acciaio, verniciati di bianco. Il virtuosismo strutturale, accentuato dalla diversa sezione dei tondini che reggono i gradini al corrimano, e quest'ultimo a plafone è ben visibile dal giardino, al primo piano, attraverso una grande vetrata a tutta altezza e al secondo piano dietro il balcone. Sono tutti elementi di una trasfigurazione estetica, quelli che Albini mette in scena nella razionalità dello spazio domestico. Gli oggetti si smaterializzano, i loro caratteri costruttivi si dissolvono nella luce e nel colore. E il colore, impreziosito da accostamenti di grande effetto, rappresenta l'indizio migliore per cogliere i caratteri originali del razionalismo poetico di Albini, rivolto ai caratteri estetici e morali della vita dell'uomo moderno. In questi anni difficili, tra la guerra e la caduta del fascismo, Albini realizza un altro capolavoro, l'allestimento della mostra di Scipione e dei disegni contemporanei, aperta a Milano presso la Pinacoteca di Brera nel marzo del 1941. Albini sospende in un'atmosfera incantata i tormentati lavori del pittore Gino Bonichi, detto Scipione, morto nel 1933 a soli 29 anni. Negli storici locali della Pinacoteca di Brera, una maglia quadrata di cavi d'acciaio a un'altezza di 3 metri sostiene una serie di montanti in legno a forma di fuso appoggiati al pavimento. Questi ultimi reggono, oltre alle lampade, 3 tipi di supporti: fondali di stoffa bianca o color nocciola con telai staccati per i quadri, doppie lastre di vetro per i disegni e per i disegni contemporanei piani inclinati protetti da vetri con fondo a graticcio. Sopra il reticolo dei tiranti un nastro di carta da disegno unisce visivamente le 4 sale della mostra e diffonde la luce dei riflettori in tutto l'ambiente, mentre le pareti sono rivestite da teli di carta da tappezzeria. Infine, in un ricercato contrasto con le diafane stanze, le 3 più importanti opere di Scipione sono collocate contro esede di mattoni a vista, unico elemento di affinità con il sofferto cromatismo tellurico dei dipinti. Ma c'è poco tempo per apprezzare tanta bellezza. Il 24 ottobre 1942 Milano subisce il primo grande bombardamento, preludio alle distruzioni aeree dell'agosto 1943, che colpiscono pesantemente il centro storico e la periferia industriale. La guerra porta il suo carico di morte fino alla caduta del nazifascismo nell'aprile 1945.